Ciao e bentornati nuovamente nel mio canale, se sei nuovo benvenuto. Oggi sfogliamo insieme Carta Modelli Magazine. Tada! Gennaio 2023. Mi piace questo numero 2023. Finalmente un 3. Sono felicissima di iniziare un nuovo anno con Carta Modelli Magazine, ma andiamo subito a sfogliarlo insieme. Aspetta. Se non sei iscritto al canale, iscriviti al canale, lasciami un bel like, un bel commentino qua sotto, mi raccomando. Gennaio 2023, la copertina, andiamo subito a vedere. Questi sono tutti i modelli. Abbiamo questo bellissimo abito décolleté di velluto, tagliato e arricciato in vita, senza spalline, ed è caratterizzato da questa gonna lunga molto ampia, corpino con pieghe e cannone. Le taglie 36, 40, 44 e 48. È veramente bellissimo, fatto anche con un tessuto diverso volendo. Certo, di velluto in questo modo è veramente elegantissimo per le feste, le festività. Poi abbiamo la giacca militare, che è la numero 2, in doppio petto, in twill di lana, aderente, con fianchetti davanti e dietro, tasca a doppio filetto compatta e taglio alla coreana. Veramente bellissima, a me questi stili militari mi piacciono moltissimo. Le taglie sono 36, 40, 44 e 48. Bellissima anche questa giacca in doppio petto corto blu stile Chanel, è la numero 5 ed è stata realizzata in tweed di lana, linea dritta, cucitura laterale, patte finte e tasche nelle cuciture laterali. Le taglie 36, 40, 44 e 48 ed è abbinata a questa camicia romantica con maxi fiocchi, è un maxi fiocco bellissimo, io le adoro le camicie fatte così. Poi ha questo collo molto importante, fantastico, ed è la numero 4 smanicata, è stata realizzata in popelin bianco semiaderente, collo alla coreana con ruche arricciate maxi fiocco. Poi abbiamo la minigonna la vediamo qui. Questa minigonna invece è una cucitura facile, è la numero 3 ed è caratterizzata dall'orlo che è stato rifinito con questa catena ed è stata realizzata in lana. Cappotto a quadri scozzesi è il numero 6, è stata realizzata in tweed a quadri semiaderente con pence davanti lungo fino alle ginocchia e tasche oblique. Molto bello anche la stoffa che è stata utilizzata, abbinata alla gonna. È una gonna che rimane a quadri, sempre stata utilizzato lo stesso tessuto che è stato utilizzato per la giacca, e rimane una gonna dritta in tweed a quadri, quindi foderata con pence dietro e tasche davanti. Qui abbiamo Ariel che è qui perché c'è il termosifone, quindi lui è qui e ci aiuta a sfogliare insieme il giornale. Allora, qui abbiamo la giacca nera numero 8, è stata realizzata in tweed di lana aderente con pence davanti, fianchetti dietro, tasche a doppio filetto compatta, maniche a 2 pezzi e collo a revers. 36, 40, 44 e 48 sono le taglie. Abbinata ai pantalone trapuntato, che è il numero 9, realizzato in cotone trapuntato con lampo davanti e chiusura sartoriale. 36, 40, 44 e 48 sono le taglie. Abiti e cappotti abbiamo il cappotto piede pull numero 10, realizzato in lana, maniche a 2 pezzi scese, cinturini in fondo e tasche oblique compatte. 34, 38, 42 e 46 sono le taglie. E l'abito allacciato in vita, il numero 11, è stato realizzato in jersey di seta con manica a 3/4, lampo dietro e scollo tondo rifinito con paramontura ed è una cucitura facile. L'abito lo vediamo anche qui, quindi si può indossare dritto oppure con la cintura allacciata a seconda del tuo fisico. Chiaramente ti consiglio di indossarlo in un modo piuttosto che un altro. In questo caso se è un fisico a rettangolo, un fisico a triangolo rovesciato, in questo caso se è un fisico a clessidra o un fisico a pera. Abito fantastico, cioè prima di tutto il cappotto a vestaglia che è troppo bello, e tra l'altro possiamo utilizzare questo modello anche per fare la vestaglia vera e propria, ed è il numero 12, vediamo meglio qua. È stato realizzato in panno di lana, tasche con listino, collo a revers, passanti in vita e cinture, taglia 34, 38, 42 e 46. E l'abito rosso, mamma mia quanto è bello, è il numero 13, è stato plissettato, un abito plissettato con fodera in maglina, corpino con sormonto, quindi
quindi vediamo una bella scollatura incrociata e la gonna è svasata. Guardiamo che bello, è bellissimo, bellissimo, molto molto sexy, ma nello stesso tempo anche molto elegante. Vediamo il cappotto di lana melange, e questo qui il numero 14, con pants davanti e tasche a doppio filetto compatta, taglia 34, 38, 42, 46. E questo meraviglioso abito a tubino, abito corto avorio, che è il numero 15, veramente molto chic e particolare, mi piace tantissimo. È a maniche corte, però chiaramente noi possiamo realizzarlo anche per altri periodi. È il numero 15, è stato realizzato in crepe satin opaco con fianchetti, maniche reglane e gonna a tubo con spacco dietro. Cappotto rosso adattissimo a questo periodo invernale, soprattutto adesso che c'è il Natale, comunque le feste, quindi molto adatto. E il cappotto rosso numero 16, che è stato realizzato in panno di mistolana, tasche con listino e manica a 2 pezzi con cintura al polso e collo a revers. E l'abito in satin color perla che vediamo qui, bellissimo, che è il numero 17, una cucitura facile. È stato realizzato in satin, tagliato in vita con pieghe, corpino con sormonto e maniche raglan ampie sul fondo, molto chic. Blazer con cintura a catena, il numero 18, lo vediamo qua, molto particolare perché ci dà un'idea su come indossarlo, cioè con questa catena bellissima. Non ci avevo mai pensato di utilizzare una catena per i cappotti. Poi abbiamo lo chemisier khaki, che è il numero 19 ed è stato realizzato in seta cotta, tagliato in vita con bottoni e gonna arricciata e elastico in vita. 34, 38, 42, 46 sono le taglie. Moda firmata, lo giaccone Teddy. Abbiamo visto che quest'anno va molto di moda il tessuto peloso, è il numero 20 ed è stato realizzato in lana bouclé con fianchetti davanti fino alle tasche, ampi revers e manica a 2 pezzi con spalle curve. 36, 40, 44 e 48 sono le taglie. E qui abbiamo una cucitura facile, che è questa bellissima gonna che non si vede tanto bene, spero che si veda, ed è la numero 21. È veramente molto bella, forse la vediamo meglio nel figurino. È fatta con 2 file di balze ed è stata realizzata in viscosa nera, lunghezza midi con 2 balze arricciate e chiusura a lampo invisibile sul fianco sinistro. In compagnia di Ariel continuiamo a sfogliare. Qua abbiamo, Ariel ti piace? Dice che gli piace più questo. Abbiamo il blazer di velluto qui, il numero 23, cotone fodera di seta, cucitura al centro dietro con spacco in fondo e pants di modellatura che sono abbinato al pantalone di velluto che è il numero 24. Molto bello, a me piace tantissimo il velluto, sarà che sono sarda e quindi il velluto è sempre stato utilizzato nella moda sarda, proprio questi tipi di tailleur. Questo è il cappotto imbroccato che è il numero 22, ampi revers, tasche a listino, spalle spioventi e spacco al centro dietro. Il cappotto cammello che intravediamo qui, che è il numero 25 ed è stato realizzato in panno di lana molto leggero con collo a camicia, asole nascoste nel profilo della bottonatura e manica raglan con cinturino in fondo. Mentre qui abbiamo la giacca in flanella di lana che è la numero 26 che vediamo qua, con fianchetti e cucitura dietro con spacco, abbinata alla gonna pantalone che è la numero 27, che piace ad Ariel a quanto pare. La gonna pantalone piace a Ariel, la gonna pantalone sembra un braccione. Gonna pantalone è una cucitura facile ed è stata realizzata in flanella di lana con pieghe sul davanti non riesco a tenere la coda, in flanella di lana con pieghe sul davanti e pants dietro, tasche nelle cuciture e lampo invisibile dietro. Ma a me le gonne e pantaloni non mi sono mai piaciute più di tanto, però vabbè, è una questione, bisogna accontentare tutti i gusti. Qua abbiamo un abito in velluto bellissimo, come possiamo vedere, numero 28, con profonda scollatura V sul davanti, schiena nuda, gonna ampia, lampo al centro dietro e spalline sottili incrociate sul dietro, taglia 34, 38, 42 e 46. E poi abbiamo questo bellissimo abito, che è un abito con paillette, il numero 29 è stato realizzato in jersey con paillette, semiaderente, lungo con maniche corte a giro, profili di abbotonatura davanti e collo da camicia. Ed è lungo fino alla caviglia, quindi rimane bello 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 lungo, elegantissimo. Abito romantico rosso, mi ricorda moltissimo il famosissimo film con Julia Roberts, Pretty Woman, che indossava un abito simile con questa parte così che scopriva le
spalle ed è il numero 30, senza spallino, gonna molto ampia, originali maniche. E questa è la borsa di Chanel, tra le mie preferite. Qua vediamo l'abito e la borsa che ci sta veramente benissimo. Qua abbiamo un abito lamé numero 31 in voile lamé e licra con body integrato, senza spalline, gonna ampia ricciata in vita e lampo dietro, ed è lungo, rimane lungo, è veramente un abito da red carpet, assolutamente adatto per le feste che stanno arrivando. Qui abbiamo un giaccone cammello numero 32 che è stato realizzato in gabard di lana e ha la linea dritta con pezzi davanti, fianchetti, tasche a listino, e vediamo che si sposa benissimo con le righe black and white. Questa gonna è veramente meravigliosa. Queste sono le taglie forti. Come taglia forte abbiamo anche la giacca in tweed con la gonna plissé. La giacca in tweed è il numero 35, è una linea dritta, tasche a listino e maniche scese con il revers, mentre la gonna plissé è la numero 36 che è stata realizzata in acopelle con plissettatura soleil, cinturino dritto liscio e lampo sul fianco sinistro, ed è una cucitura facile. La possiamo vedere anche qui. Qui invece abbiamo la moda bambini e abbiamo la mità maniche corte che è una cucitura facile per bambina, e questa è tutta la moda per le feste. Infatti è carino anche qua abbinare un bel cerchietto per la bimba, e questa è una tuta a righe, anche questa è una cucitura facile, al numero 38. Qui abbiamo il mio abito preferito, se avessi una bambina lo farei, io farei proprio questo, adoro, ed è un abito con le maniche a sbuffo che è il numero 39. Anche questo abito è molto bello, è il numero 40 ed è stato realizzato un tessuto con paglietta a righe colorate, tagliato in sbieco. Come ogni volta io e in questo caso anche Ariel vi invitiamo a denunciare gli uomini che fanno violenza sulle donne. Eva Onlus è un centro territoriale antiviolenza, servizio specialistico gratuito di consulenza, assistenza professionale, telefonica 24 ore su 24, e questo è il numero di telefono. Il 1522 è il numero nazionale antiviolenza e stalking, e qua c'è un IBAN se volete donare, perché se è sempre bisogno di un aiuto economico. Abbiamo terminato di sfogliare Carta Modelli Magazine di gennaio 2023. Fammi sapere quali sono i modelli che ti sono piaciuti di più, se comprerai il giornale, insomma fammi sapere un po' come ti è sembrato, e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati. Io e Ariel vi mandiamo un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!